Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Finalmente ci rivediamo face to face dopo 23 episodi del Viaggio a Capo Nord, dopo 23 domeniche passate insieme. Lo so, non ce la facevate più, non ce la facevo più neanch'io, è stato un lavoro immane, ma da parte nostra l'idea era di condividere l'intero viaggio nei suoi pro e contro. La nostra ambizione era di farvi salire in sella insieme a noi e di provare le stesse emozioni. Dai bellissimi commenti ricevuti forse in parte ci siamo riusciti e per questo vi dico grazie, ma ora mettiamo da parte la fiction Capo Nord in moto 2021 e riprendiamo la serie di video nerd e pipponi, perché se non ricordo male ci eravamo lasciati a giugno-luglio dell'anno scorso, e andiamo a vedere cosa si cela qua dentro. Dalla intro cinematografica avrete capito che qua dentro c'è un pezzo per la moto e forse avete capito anche il mio amore verso Yamaha, però quello è un discorso a parte. Se vi ricordate comunque, l'anno scorso avevo fatto un video sulla rottura del cuscinetto della ruota posteriore, o meglio, il problema non era stato la rottura del cuscinetto, il problema era stato che il cuscinetto bloccandosi aveva girato sulla sede stessa del cuscinetto allargandola, quindi anche andando a cambiare il cuscinetto il problema persisteva e la ruota traballava. Sempre in quel video abbiamo parlato di tutte le possibili soluzioni. Colgo l'occasione per farvi i complimenti perché siete stati in tantissimi a commentare e avete fatto dei commenti molto tecnici, consigliandomi addirittura una quarta opzione, ovvero allargare attorno alla sede del cuscinetto, mettere una bussola e reinserire il cuscinetto. Forse questa è la soluzione migliore e più duratura. Io non l'ho presa in considerazione perché sulla sede del cuscinetto non c'è molto materiale intorno, quindi non volevo andare a indebolire a livello strutturale il mozzo stesso. Però parlando con il tornitore, che ha molta più esperienza di me, mi ha detto: guarda che il foro non lo devi allargare più di tanto, basta allargarlo di pochissimo, mettere un foglio di alluminio e reinserire il cuscinetto. Sapete benissimo che io non ho adottato questa soluzione, ho fatto una sorta di godronatura, cioè tutte micro incisioni sulla sede del cuscinetto, e il cuscinetto è stato reinserito con della lottite molto resistente. Questa è una soluzione temporanea, però per far fronte alla vostra curiosità, per rispondervi, con questa soluzione siamo partiti per il viaggio a Capo Nord, siamo tornati e tuttora la moto va benissimo, però ok che mi piace usare, ma non mi piace perseverare, quindi qua dentro c'è la soluzione definitiva. Per onestà intellettuale vi devo dire che io il pacco già l'ho aperto, come è arrivato non ho resistito, dovevo vedere cosa c'era all'interno, per un motivo che vi vado a raccontare alla fine del video. Ora facciamo l'unboxing insieme. Anche se già aperto, aprirlo per la seconda volta è pur sempre un'emozione. Primo impatto, imballo perfetto, una sorta di cartone tagliuzzato. Attenzione, non confondiamoci, non è il logo KTM, i colori possono ingannare, ma è KFM il nome del sito dove ho acquistato. Comunque via, questo via, troviamo una sorta di protezione aggiuntiva, via anche questa, e già qua ragazzi penso che un'idea ve la siete fatta, ma come nel miglior programma di Maria De Filippi andiamo ad aprire la busta. Ecco a voi la soluzione definitiva al problema. Guardate ragazzi che spettacolo, ve lo faccio vedere nel dettaglio anche da quest'altra parte. Non pesa poi tanto, pensavo peggio. Comunque, se vi ricordate nel video scorso vi avevo parlato del prezzo del solo mozzo, parliamo di circa 600 euro. Se facciamo i conti della serva e andiamo ad analizzare i singoli componenti, dobbiamo dire 600 euro per il mozzo, 300 euro per i raggi, 600 euro per il cerchio fuori. Ci sono due cuscinetti all'interno, parliamo di altri 60-70 euro, facendo appunto il conto della serva parliamo di circa 1.600-1.700 euro. Questo cerchio ha pagato 481 euro. Ora capite la mia ansia nell'aprire il pacco nell'immediato come mi è arrivato a casa. Dovevo sincerarmi che all'interno del pacco non ci fosse un mattone, bensì il cerchio, perché è difficile comprendere come mai il prezzo del singolo mozzo sia più alto del prezzo del cerchio completo. Io mi sono fatto questa idea, poi voi nei commenti ditemi il vostro punto di vista.
La Yamaha ha prodotto questa moto nel 2010, poi l'ha aggiornata nel 2014, ma nel corso degli anni non si è limitata a cambiare le sole colorazioni, ha portato dei piccoli cambiamenti, dei piccoli aggiornamenti senza fare richiami ufficiali perché nell'utilizzo quotidiano si sono riscontrate delle piccole problematiche. Per quanto riguarda il cerchio, una problematica è stata la rottura di questa bavetta nella zona di attacco del raggio. Infatti, se andiamo a confrontare il cerchio che ho sulla mia moto con questo cerchio, notiamo che il cerchio è identico, ma questa bavetta è stata alzata, è stata rinforzata proprio per far fronte a questa problematica. Non avendo fatto richiamo ufficiale, quindi non avendo cambiato tutti i cerchi di tutte le Super Tenere presenti in questo mondo, secondo me ha predisposto alcuni cerchi assemblati proprio per andare incontro all'utilizzatore finale, quale potrei essere io, se nell'eventualità avesse avuto questo problema, la Yamaha mi avrebbe cambiato il cerchio. Ora che nel 2022, con l'avvento dell'Euro 5, la Super Tenere non viene più prodotta, può essere, dico può essere, trovare diversi cerchi assemblati pronti in magazzino e essere smaltiti, perché ripeto, questa problematica si è presentata su pochi casi. Non so se questo punto di vista possa essere plausibile, comunque quello che conta è che ora il cerchio sta qua, quello che conta è che la settimana prossima porto la moto al meccanico a cambiare le gomme e con l'occasione cambierò anche il cerchio. Termino il video qua, non voglio tediarvi più di tanto. Questo video è stato una sorta di mini pippone, quello che possiamo definire un pipponcino, un preriscaldamento ai super pipponi che arriveranno. So benissimo che aspettavate la recensione dei completi Rucca che abbiamo utilizzato per il viaggio a Capo Nord, promesso che arriverà quanto prima. Volevo solo condividere questo regalo fatto alla Super Tenere per averci riportato a casa senza il benché più piccolo problema, e ricordarvi, come già detto Sara nell'ultimo episodio del viaggio a Capo Nord, che per tutto il 2022 la Super Tenere non si cambia. Ciao ragazzi!